comincia la quinta esperienza di Heart Art. Mi stanno accompagnando al Monte Mesma, dove sarò al convento dei frati minori e poi esplorerò tutta la zona lì vicino al lago d'Orta. E sono molto emozionato, anche un po' ansioso, ma credo che sarà una bellissima esperienza. Devastata. Sono arrivato ieri in questo convento e la prima sensazione che ho avuto è stata quella di tremore. Questo è il doppio della fatica. Fra Alfio mi ha guidato, mi ha fatto vedere le parti dove io potevo stare e vivere. Cioè non ho avuto la percezione di essere solo quando sono entrato nella piccola stanza del convento o nel silenzio del convento stesso. Non avere l'ansia del tempo, quindi un rapporto pacifico col tempo, cosa che molto probabilmente nella vita quotidiana pochi di noi hanno. E ho percepito un qualcosa di strano allo stomaco, come se ci fosse un pugno nello stomaco, ma un pugno che però mi ha immediatamente rilassato e mi ha riportato a quei ricordi e quindi a quando ero bambino. E svoltando l'angolo mi sono trovato in questa distesa immensa, il confine erano appunto le mura del convento con queste balle di fieno ed è stata la prima botta di questa esperienza, la prima cosa durissima, perché in realtà mi sono sentito solo in quel momento. Sono partite le prime lacrime e mi sono reso conto in quel momento di quanto la solitudine non sia necessariamente un qualcosa che viene dalla mancanza di qualcosa, ma anche solo dalla condizione di essere soli in un luogo. La sensazione predominante è la mancanza, ma la mancanza emotiva delle persone di cui io sono certo. Mi manca condividere questo momento, forse una presa di coscienza, se vogliamo, di ciò e di chi è importante in questo momento e chi forse è importante solo perché fa parte di un contesto molto più grande all'interno del sistema della mia vita. Poi dal lago si vede la Torre del Buccione e quindi è nato subito il desiderio di raggiungere quel luogo. Ho cercato in qualsiasi modo di raggiungere quella torre e la prima cosa che ho fatto è fermare un camion con dentro 3 muratori e da lì ho ottenuto delle informazioni per arrivare alla Torre di Buccione, non tanto per vedere la torre quanto per vedere il lago da un'ulteriore prospettiva. Secondo me questa non è una strada. Dove cazzo sta sto gioco? Una domanda. Di qua però poi è tutto... Però noi l'abbiamo fatto venendo da lì.
si capisce come, ma vabbè. E sta torre non si vede. Fermati, fermati, fermati. Quel sentiero che mi indica... Ma non c'è sto cazzo di sentiero. No, perché tutti mi dicono che c'è un sentiero, ma è completamente coperto. Ciao. Tra i tanti desideri c'era quella di raggiungere l'isola del silenzio e oggi sono riuscito ad andare anche lì e anche lì c'è stata di nuovo questa sensazione di raggiungere il lago solo da degli squarci, dai cunicoli. E poi finito il giro all'isola c'è stato anche lì il suono della campana, ho cominciato a danzare anche lì. E c'è stato anche un momento di meditazione, se vogliamo, o comunque di molta calma, ho avuto la necessità di chiudere gli occhi.